Ciao da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo di nuovo una band bolognese che col terzo disco conferma le proprie qualità e le migliora, col suo heavy classico ma non banale, venato di speed e power. Lungo i nostri 15 anni di storia, spesso siamo stati critici nei confronti del revival dell'heavy classico, iniziato ormai quasi 20 anni fa. Tante, troppe band che ne fanno parte sono sterili copie dei nomi storici degli anni 80, senza nulla da dire in più rispetto a essi. Ma per fortuna esistono anche diversi gruppi che, pur rimanendo ligi ai canoni classici del metal tradizionale, riescono a dargli un piglio personale. È proprio il caso dei bolognesi Hyperion. Con Heavy Metal Heaven li avevamo conosciuti nel 2020, all'uscita del loro secondo album Into the Maelstrom. All'epoca avevamo apprezzato il loro suono vario, classico ma valido e mai scontato. Caratteristiche che abbiamo ritrovato anche in Cyber Genesis. Uscito il 15 gennaio scorso, non risente in negativo del grosso cambio di line-up rispetto al predecessore, con 3 membri nuovi su 5. Per gli emiliani rappresenta invece un ulteriore miglioramento, raggiunto anche attraverso una piccola evoluzione, organica rispetto a quanto fatto in passato. L'heavy metal classico, influenzato soprattutto da Iron Maiden e Judas Priest, rimane la base. Dai primi, gli Hyperion riprendono tutto l'impianto armonico e ritmico, mentre dai secondi il gusto per i riff potenti non solo. Uno dei pregi di Cyber Genesis è che riesce a trasporre in maniera fedele all'originale, ma non derivativa, lo spirito al tempo stesso fantascientifico e caloroso che ha contraddistinto tanti momenti della band di Birmingham. In più i bolognesi hanno sviluppato con più intensità il lato speed e power già sentito in Into the Maelstrom. Ispirato soprattutto alla versione primigenia del genere, non è esente però da qualche influsso più moderno, ma senza le melodie zuccherose e le tastiere che caratterizzano il genere oggi. La musica degli Hyperion rimane spoglia, seppur il gruppo abbia reso le proprie strutture un po' più intricate che in passato. Completano il quadro di Cyber Genesis una registrazione più energica rispetto al predecessore che valorizza meglio i riff del gruppo e la voce del nuovo cantante Max Morelli, un tocco in più al disco col suo timbro grintoso e versatile. Sono ulteriori elementi per un disco tipico ma mai derivativo, che anzi sa rileggere con personalità, consapevolezza e bravura un genere difficile da suonare senza sapere di stantio. Tutto ciò è evidente già alla opener Deafening, lo zenith del disco. Mostra subito l'anima più power del gruppo, con una progressione davvero travolgente. Parte da strofe cupe nel loro intrico, per poi salire fino a ritornelli trionfali, potenti, di grande impatto, senza mancare di piccoli momenti melodici, a volte dinamici, altrove più calmi. Con le loro melodie maideniane fanno respirare il brano e lo rendono ancora più splendido. Tuttavia, Rewire Rebuild e The Wall of Time non sono da meno. Nei 5 minuti scarsi della prima, gli Hyperion riescono a infilare di tutto. Passaggi progressive e altri più dritti, frazioni pestate e altre più melodiche. Assoli e riff si alternano in un'evoluzione incalzante e piena di incastri vincenti, col culmine in refrain tanto catchy quanto energici e grintosi. La seconda, in chiusura, è invece una breve suite molto convincente. Si giostra tra momenti cupi, persino aggressivi, e altri invece evocativi, spaziali, sognanti, in un equilibrio molto ben riuscito grazie a una struttura complessa al giusto, senza fronzoli in eccesso. Se questo terzetto è eccezionale, evidenzia anche il limite principale di Cyber Genesis. Come nel disco precedente, non sempre gli Hyperion riescono a tenere l'asticella della qualità così alta. Certo, non mancano altri pezzi degni di nota. Yet We Still Fight è incalzante, quasi epica, e può contare su ritornelli corali molto catturanti, mentre Rhizome Rider è più atmosferica e melodica, pur non mancando di energia e di momenti belli power. Anche il resto non scende mai sotto la bontà, ma rispetto ai picchi tende a spiccare meno, specie se parliamo della fase centrale della scaletta. È un limite per la musica degli Hyperion, ma non così determinante. Anche così, Cyber Genesis si rivela un ottimo disco, solido e coinvolgente, che supera in qualità anche il buonissimo predecessore. Al suo interno non c'è nulla di nuovo, ma i bolognesi riescono ad affrontarlo con consapevolezza e qualcosa di personale da dire. Nel mondo del revival heavy metal non sono fatti scontati. Per questo la conclusione non può che essere la stessa che per Into the Maelstrom. Se ami il heavy metal classico e le sue evoluzioni primigenie, ti raccomandiamo questo lavoro. Dagli una chance e ti ritroverai tra le mani 40 minuti scarsi di intrattenimento assoluto, non banale, un paio di gradini sopra la media del genere oggi. Voto di Heavy Metal Heaven 85 su 100. Anche per stavolta è tutto.
Se ti abbiamo intrigato a proposito dei bolognesi, faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere la recensione. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non mancare neanche uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine vieni a trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!